E dopo aver visto quanto serve a guadagnare in Italia per vivere dignitosamente e riuscire a mettere da parte qualcosa, quali lavori possono portarci il più vicino possibile a quel livello di reddito, e infine, dopo aver visto nell'ultimo episodio quali sono le possibili entrate extra, a questo punto arriviamo alla domanda fondamentale, ovvero, ma una volta che guadagniamo tutti questi soldi, cos'è che ci facciamo? Li investiamo subito? Li mettiamo da parte per sicurezza? Oppure li mettiamo in un fondo pensione? Ed attenzione che in questa fase potremmo cadere in due grandi errori. Il primo è non investire mai, lasciando tutti i nostri risparmi sul conto e guardarli venire mangiati piano piano dall'inflazione. Il secondo è investire troppo presto, senza però avere ancora delle basi solide e ritrovarti costretto a vendere nel momento peggiore, non appena ti capita un imprevisto. E quindi oggi proviamo a mettere ordine. Vediamo come dividere i nostri risparmi, quanti ne devi tenere per protezione e quali ti serviranno invece per le spese future programmabili. E infine, quanti invece puoi iniziare davvero a investire per costruire il tuo patrimonio. E soprattutto, vediamo come tutto questo si collega al nostro obiettivo finale, raggiungere un giorno la libertà finanziaria. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questa serie ti spiego passo dopo passo come costruire la tua libertà finanziaria partendo da zero. E oggi finalmente affrontiamo uno dei passaggi più importanti di tutto il nostro percorso, la gestione dei risparmi e l'inizio degli investimenti. E prima di iniziare avrei due piccole premesse. La prima è che in questo video parleremo sia delle strade più classiche della finanza personale, sia di alcune alternative per chi, come me, per motivi etici o religiosi preferisce evitare certi strumenti finanziari. Mi riferisco per esempio a strumenti basati direttamente sugli interessi oppure ad aziende legate a settori che si possono considerare dannosi come il gioco d'azzardo, le armi o alcune attività della finanza tradizionale. E quindi quando parleremo degli strumenti che normalmente vengono utilizzati proverò ogni volta ad indicare anche qualche alternativa per chi vuole seguire dei criteri diversi. La seconda premessa è che questo video vuole essere una mappa generale, un semplice riassunto ragionato per capire l'ordine del nostro percorso e non vuole essere un corso completo sugli investimenti e per forza di cose dovrò semplificare alcuni passaggi. Se poi vorrei approfondire davvero questi temi ti consiglio assolutamente i canali del professor Paolo Coletti o di Mr. Rip. Sì, spesso fanno dei video molto lunghi e a volte anche un po' nerd, però sono una vera miniera di conoscenza ed esperienza nel settore. Detto questo, iniziamo. Il primo punto che dobbiamo capire è che non tutti i soldi che abbiamo messo da parte avranno la stessa funzione. Ci sono dei soldi che ti servono per vivere questo mese, altri che non vuoi usare ma che devono esserci se qualcosa dovesse andare storto, altri ancora che sai già che ti serviranno tra qualche anno, e infine i soldi che puoi permetterti di lasciare investiti per 10, 20 o 30 anni. Questa divisione viene conosciuta comunemente come la regola dei 4 pilastri. Piccola parentesi, se hai dei debiti, come insegna il vecchio buon Davide, il primo passo è liberartene. Di solito la regola è parti da quello più piccolo e man mano arriva al debito più grande. Chiusa parentesi. Tornando alla regola dei 4 pilastri, il primo pilastro è quello della liquidità operativa, quindi i costi della casa, le bollette, la spesa e tutte quelle spese che fai comunemente tutti i mesi. E questi soldi devono essere subito disponibili, non investiti e nemmeno essere bloccati, e questi vanno tenuti semplicemente sul tuo conto corrente, e la quantità di questo blocco dipende chiaramente dalle tue spese. Il secondo pilastro è il tuo fondo d'emergenza, che sono quei soldi che speri di non usare mai ma che devono esserci se qualcosa dovesse andare storto, perché nella vita può succedere di tutto, puoi perdere il lavoro, può rompersi l'automobile, oppure può arrivare una spesa sanitaria importante, e se tu non hai nessun cuscinetto pronto, quel problema diventa subito una crisi finanziaria per te, e magari se non hai contemplato questa voce nel tuo piano di investimento ti ritroverai costretto a dover vendere magari nel momento peggiore, ed è esattamente l'unica cosa che vorremmo evitare. Noi infatti investendo vogliamo aumentare il nostro capitale, non peggiorarlo, e quindi il tuo fondo d'emergenza serve proprio a questo, non a farti guadagnare ma a impedirti di distruggere tutto il tuo piano al primo imprevisto. E quindi la prima cosa da fare è costruirsi un cuscinetto da almeno 1000 o 2000 euro e poi con calma costruirti il cuscinetto vero e proprio. Ma quanto deve essere grande? Qui in verità non esiste una cifra uguale per tutti. Come ordine di grandezza spesso si parla dai 3 ai 6 mesi di spese, e questo dipende dalla stabilità e dal rischio delle tue entrate. E quindi se vivi da solo puoi decidere anche di rischiare un po' di più, ma se hai famiglia con figli oppure sei un lavoratore indipendente, allora magari ti conviene tenere anche 6 o 9 mesi di spese coperte, e questi soldi devono essere tenuti al sicuro e devono essere facilmente accessibili. Nella finanza più tradizionale spesso si consiglia di tenerli in strumenti prudenti, come ad esempio un conto deposito svincolabile che di solito matura degli interessi, oppure anche semplicemente sul tuo conto corrente. Per chi invece vuole evitare degli strumenti basati sugli interessi, in questo caso le opzioni sono veramente poche e quindi non mi sento di consigliare particolari strumenti. Per quanto riguarda invece il terzo pilastro, si parla di quelle spese previste e prevedibili, che non sono emergenze, ma sono cose che sai già
oppure puoi ragionevolmente immaginare. Ad esempio, sai già che tra qualche anno probabilmente dovrai cambiare macchina, vorrai comprare una casa oppure dovrai pagare l'università ai tuoi figli, e queste spese, seppur non arriveranno per forza domani, devi già iniziare a tenerle in conto. E chiaramente, proprio perché devi tenerle in conto, non puoi permetterti di rischiare di arrivare impreparato. Proprio per questo, nella finanza classica, di solito per questo tipo di obiettivi si usano degli strumenti prudenti, per esempio dei conti deposito vincolati che hanno dei tassi di interesse generalmente superiori, oppure in delle obbligazioni con scadenza coerente con il momento in cui tu ti aspetti di avere quelle spese. Tra parentesi, in parole povere, è un prestito con interessi che tu fai ad uno stato oppure a delle aziende, e quindi per chi vuole evitare strumenti fondati sugli interessi, l'alternativa più vicina sono i sukuk, spesso descritti in modo più semplificato come obbligazioni infruttifere, e sono degli strumenti molto diffusi nel mondo arabo e in generale asiatico. La logica di questi è diversa, non sono costruiti come un prestito ad interesse, ma come dei certificati legati alla proprietà o ai flussi economici di alcune attività reali sottostanti, e quindi quella percentuale che tu guadagneresti dall'investimento è dovuta proprio agli incassi di quell'attività. Ed attenzione che lo scopo di questo pilastro non è quello di ottenere il massimo rendimento dai nostri soldi, piuttosto come far fruttare almeno un minimo dei soldi che non posso permettermi di rischiare. E ora finalmente arriviamo al quarto pilastro, ovvero quello dei soldi che puoi permetterti di lasciare lavorare per almeno 10 anni, o idealmente anche molto di più. Ed è qui che finalmente parliamo di costruzione di patrimonio. Però prima ancora di chiederci in cosa investire, dovremmo farci 3 domande: perché sto investendo, a quale obiettivo voglio arrivare e quanto riesco davvero a sopportare. Infatti, se investi per costruire libertà finanziaria, l'obiettivo non è fare il colpo della vita sul mercato azionario, ma è costruire mese dopo mese un capitale abbastanza grande da poter un giorno produrre del reddito al posto nostro. E qui torniamo al cuore dell'intera serie. Non stiamo cercando di arricchirci scommettendo, ma stiamo cercando di creare un sistema in cui guadagniamo, risparmiamo, proteggiamo quei risparmi e poi infine li facciamo crescere nel tempo. Infatti, quando si parla di investimenti di lungo periodo, il concetto più importante è che il tempo è il tuo migliore alleato, e se investi con un orizzonte lungo puoi permetterti anche di attraversare quelle oscillazioni di mercato negative, perché ci saranno sicuramente degli anni brutti, delle crisi, momenti in cui guarderai il tuo portafoglio e vedrai un meno 10%, meno 20% o forse anche di più. Ed è per questo motivo che è importante che tutti i soldi che investi in questo pilastro non debbano servirti nel breve periodo, perché il rischio più grande non è la svalutazione, che di solito è temporanea, ma piuttosto è farsi prendere dal panico nel momento in cui si vede questa discesa e quindi poi vendere in perdita. Il secondo grande alleato di questo pilastro è l'interesse composto, che in parole semplici significa che non guadagni solo sul capitale iniziale o che stai investendo, ma anche sui rendimenti che nel tempo stai accumulando. E l'effetto di questo interesse è sempre più marcato man mano passano gli anni, ed è per questo fondamentale iniziare ad investire il prima possibile. E quindi in questo pilastro in cosa dovremmo investire? Gli strumenti possibili sono tantissimi: azioni, obbligazioni, immobili, oro, ETF e molto altro. E il concetto fondamentale è che più alto è il rendimento e più alto è il rischio che lo accompagna, e per questo motivo è fondamentale diversificare. Un'altra regola che mi sento di consigliarti è che se non conosci davvero lo strumento in cui stai investendo, allora non investirci. Comunque la finanza tradizionale di solito in questo pilastro consiglia di investire in un mix di obbligazioni e di ETF. In parentesi, cos'è un ETF? È un fondo che fa un po' il lavoro sporco al posto tuo, ovvero al posto di Badr, che non conosce assolutamente il mercato azionario e quindi non sa in quale azioni investire, ci pensa questo ETF. E anche qui, per chi vuole seguire dei criteri etici o religiosi più stringenti, esistono degli ETF che selezionano aziende compatibili con determinati criteri, escludendo quindi quei settori non ritenuti conformi. Magari di questi strumenti nel dettaglio ve ne parlo in un video a parte. E quindi, ricapitolando, se finalmente riesci a mettere dei soldi da parte ogni mese, il primo passo non deve essere chiederti qual è l'investimento migliore, ma piuttosto dare un compito preciso ad ogni euro. Una parte ti servirà per vivere, una parte per proteggerti, e solo la parte che davvero non ti servirà nei prossimi anni potrai iniziare a lavorare per il lungo periodo. E nel prossimo episodio entreremo ancora più nel concreto e vedremo quanto capitale serve ad ognuno di noi per ritenersi finanziariamente finalmente libero. Se ti sei perso gli episodi precedenti della serie, te li lascio qui. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e magari lasciami anche un commento se vorresti qualche approfondimento in particolare. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!